il paziente emiplegico destro. Nel capitolo che seguirà tratteremo alcune delle caratteristiche specifiche che potrebbero essere legate all'emiplegia destra. Perché caratteristiche specifiche? Perché, come sappiamo, l'emiplegia destra è generata da una lesione generalmente a carico dell'emisfero sinistro del cervello, perché i collegamenti tra la corteccia cerebrale e gli arti sono pressoché incrociati. Quindi una lesione all'emisfero sinistro del cervello determina una emiparesi a destra. Ora, l'aspetto della paralisi motoria è solo la punta dell'iceberg del problema, perché a monte ci sono delle difficoltà di tipo cognitivo che determinano gran parte di questi problemi motori. Alcune di queste caratteristiche vanno trattate in maniera specifica perché rappresentano degli aspetti fondamentali legati all'emiplegia destra. Sto parlando dell'afasia e dell'aprassia. Ora, non è detto che siano presenti in un caso di emiplegia destra, ma vanno comunque affrontati come temi. L'afasia è, come sapete, il disturbo del linguaggio, della parola, che può rappresentare sia un disturbo della comprensione sia della produzione. Quindi questo è un argomento che tratteremo in maniera specifica con esercizi specifici di logopedia, e tutti gli esercizi che comunque vi mostrerò per il recupero, diciamo, motorio terranno in considerazione i disturbi del linguaggio. Quindi sarà difficile comunicare con il nostro paziente, con il nostro familiare che ha un'afasia, pertanto gli esercizi saranno costruiti in modo tale da permettere comunque un'interazione, una comunicazione per poter svolgere correttamente gli esercizi. Mentre l'aprassia è un termine che comunemente si utilizza per definire un certo quadro clinico, caratterizzato appunto da un'alterazione dei processi cognitivi più o meno caratteristica derivata da una lesione a carico dell'emisfero sinistro. Quindi sono due problematiche che, se non presenti nel nostro caso, tanto meglio, affronteremo la situazione con maggior serenità, perché avremo dei problemi in meno da dover affrontare. Qualora fossero presenti, comunque fa parte del nostro lavoro e della nostra situazione doverla affrontare attraverso la riabilitazione neurocognitiva. Avremo comunque degli strumenti per poter gestire comunque la situazione.